buongiorno, benvenuti su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi guardiamo, abbiamo una veduta più ampia. Voglio farvi vedere come sto realizzando questa pochette che diciamo è cucita solo per metà, una mini bag più che pochette, mini bag, poi in realtà sono sinonimi, con il punto Susanna o punto Susette. In realtà il mio intento è quello di realizzare questo tipo di borsellino. Ancora non ho cucito i laterali perché vi volevo far vedere la struttura come l'ho strutturata. Innanzitutto sono andata a realizzarmi un rettangolo che ha il lato di 16 cm e la lunghezza di 40 cm. Dopodiché ho inserito direttamente sul corpo della borsa i laterali. A modello ho preso tipo una di queste reti in reti preformate a forma di pochette. Come vedete è un corpo unico, è molto utile per esempio se vogliamo irrigidire la borsetta oppure vogliamo lavorarci direttamente sopra con vari materiali. Io l'ho presa solo a modello perché appunto non era mio intento quello di realizzare una borsina rigida, ma mantenerla morbida e pratica. Potrebbe essere adatta per esempio anche come un semplice portacellulare, portamonete e basta. Poi a ognuno poi puoi scegliere se inserire una tracollina oppure una polsiera, qualsiasi cosa possa far piacere. Perché ho scelto il punto Susetto o punto Susanna? Perché è un punto super versatile. Perché ha la lettura su tutti e due i lati, quindi double face, non c'è una parte bella del lavoro e l'altra meno, ma è un punto veramente bello fitto. Può essere utilizzato per esempio per le coperte, le sciarpe, tutti quei capi che possono essere letti su entrambi i lati. Proprio per questo non sono intenzionata nemmeno a foderarla. Forse l'unico dubbio è il tipo di chiusura che vorrei mettere a questa borsina. In questo momento io pensavo qualcosa di colore oro. Ditemi voi se potrebbe andare bene, magari scrivetelo nei commenti, magari anche un bel bottone di quelli preziosi da merceria. Però e poi diciamo una catenina in oro, una tracollina dorata, ci starebbe più che bene. Intanto io mi presento a voi con la borsina ancora non terminata, proprio perché voglio farvi vedere come l'ho strutturata e quindi come la andremo poi a cucire lateralmente. Ma vediamo al dunque. Il punto Susanna, come abbiamo detto, è un bel punto fitto e si struttura su un numero dispari di catenelle. Vi avvio un piccolo campioncino, tanto è molto semplice da realizzare. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Allora partiamo con un piccolissimo campione. 10 abbiamo detto devono essere dispari, 11. Parto con il primo giro, salto la prima catenella, nella catenella successiva vado a fare prima una maglia bassa e accanto nello stesso punto una maglia alta. Ok, poi cosa faccio? Salto un punto di base, in quello successivo di nuovo maglia bassa e maglia alta. Quindi cosa faccio? Se alla base salto un punto, compenso appunto con i due punti lavorati nella stessa catenella per compensare appunto il tutto.
i due punti di base e proseguo in questo modo fino al termine del giro. Quindi ricordiamoci che l'unica attenzione da fare è quella di ricordarsi di partire con un numero dispari di punti. Ok, salto questo, vado in quello successivo, maglia bassa, maglia alta. Ok, ultimo motivo, quindi vado nella prima catenella, nella catenella iniziale e faccio questo, maglia bassa, maglia alta. Allora adesso per girarmi mi sollevo con una catenella, giro. Adesso devo andarmi a lavorare il secondo giro sulle maglie basse del giro precedente, quindi salto la maglia alta, vado nella maglia bassa e ripeto maglia bassa, maglia alta, mi sposto nel motivo successivo, vado nella maglia bassa e ripeto maglia bassa e maglia alta. Ok, maglia bassa e maglia alta, nuovamente finiamo il giro, il secondo giro insieme, maglia bassa, maglia alta. Ricordiamoci quindi che il motivo va lavorato sulle maglie basse del giro precedente, sempre la coppietta maglia bassa, maglia alta, arrivo al fondo e faccio la mia stessa operazione. Successivamente per girare il lavoro farò altrettanto, catenella, poi vado nel successivo e ripeto ciò che ho fatto sotto. Diciamo che il lavoro è molto ripetitivo e anche abbastanza veloce e pratico da realizzare. Allora, questo tipo di lavorazione cosa mi permette di fare? Innanzitutto, come abbiamo detto, ci permette di realizzare delle lavorazioni che possono essere lette da tutti e due i lati, quindi double face. E poi i motivi sono facilmente contabili nella lavorazione. Infatti qui ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivi. Nella mia mini bag sono andata a realizzarmi appunto un pannello che ha una base di 16 centimetri ed è costituito da 11 motivi e sono andata avanti di 40 centimetri fino ad arrivare all'altro lato, così riesco a farvelo vedere abbastanza perché da questo lato ho già cucito. Dopo aver fatto questa lavorazione, come detto prima, sono andata a realizzarmi le due linguette laterali che danno la profondità alla borsina. Io ho fatto, diciamo, una profondità, una fascetta abbastanza larga. Infatti, dopo aver saltato 8 punti, sono andata a realizzarmi una striscetta di 5 punti. Allora, dove vanno lavorati quelli laterali? Vanno un po' distanziati tra di loro. Ad esempio, se io iniziassi qui, vado a realizzarmi un punto su set qui, poi in quella accanto qui, 3, 4 e 5, quindi sono facilmente rintracciabili anche sui laterali. Nel momento in cui mi sono ritrovata con il rettangolo e le due linguette, cosa ho fatto? Sono passata alla cucitura. Adesso vediamo come fare all'inizio insieme. La cucitura l'ho realizzata con un ago da lana perché il mio filato è bello lungo, sfilo il campioncino che abbiamo fatto prima. Serve un ago abbastanza grosso, prendo un po' dello stesso filato e vado a cucire con dei punti invisibili. Diciamo che lo stesso tipo di punto mi aiuta molto a camuffare, a non far vedere appunto imperfezioni nelle cuciture. Allora io ho infilato il mio ago, fatto il nodino e sono passata dalla base
prima cuciremo questo lato e poi l'altro. Cosa ho fatto? Sono andata ad inserirmi nel primo punto. Adesso cercate di far passare l'ago in un punto dove si ferma. Cosa ho fatto? Ho preso le asole da un lato, sono andata dall'altro lato e successivamente sono andata a prendere l'altro punto sullo stesso lato del filo. Mi sposto dall'altro lato. Guardate che il punto è così bello fitto che anche se sbagliamo qualcosina, l'importante è appunto pareggiare i lati, le cose non disturbano l'occhio, perché appunto non si vedono i difetti delle nostre cuciture. Quindi io non sono molto brava nel cucito, io ho detto punto invisibile. Se voi conoscete il nome giusto di questa lavorazione ditemelo, io non mi ricordo, penso che sia comunque un punto abbastanza semplice da eseguire. Andiamo avanti fino alla fine di questo lato. Allora, è molto semplice da realizzare, anche gradevole. Poi francamente quando ho visto questo verde me ne sono innamorata e quindi volevo realizzarmi qualcosa del colore tipico di questa, diciamo, di quest'estate 2023. È stato amore a prima vista, ho detto no, qualcosina con questi verdi voglio comunque realizzarla. Ok, allora quando arriviamo su abbiamo fatto già metà cucitura. Ok, sono arrivata a questo punto e quindi vedete, cioè io ho cucito semplicemente questo lato, non si nota nessun difetto, è cucita bene, quindi mi tocca solo chiudere il filo e poi procedere a cucire la parte retrostante e dopo vediamo come chiudere la borsa. Ci vediamo tra qualche minuto. Allora, una volta terminata la cucitura dei laterali, la situazione è questa. Allora, come detto forse in precedenza, si può procedere a foderare per chi ha, mettere una fodera all'interno della borsina per chi ha voglia. Diciamo che il punto, questo tipo di punto è double face, quindi la necessità, io non ho la necessità almeno di applicare una fodera. L'unica cosa che andrebbe fatta è mettere poi un, diciamo, o uno di quei bottoncini a clips nascosti, oppure magari una bella decorazione dorata per chiudere la nostra borsina. E volendo si potrebbe o portare a mano, perché è comunque una bella pochette da portare a mano in questo modo, oppure non lo so, mettere una catenina dorata, se ne vendono in commercio di quelle molto semplici che si agganciano facilmente, oppure una polsiera. Le interpretazioni sono molteplici. Come detto, la si può irrigidire, sicuramente si potrebbe montare sopra una di quelle reti preformate che vi ho fatto vedere, quindi dare rigidezza alla struttura, però in quel caso andrebbe foderata o semplicemente lasciata così, perché appunto per me è deliziosa in questo modo, non metto altro. Spero l'idea vi sia piaciuta, se è così mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Al prossimo tutorial da Uncinetti allo sbaraglio.